Ciao a tutti, oggi vediamo il punto della coperta annuale per ottobre. Ho recuperato in parte il ritardo che avevo accumulato il mese scorso, ma ovviamente sono in ritardo ancora di un paio di giorni. Ho recuperato, però non del tutto. Intanto vi faccio vedere il progresso del mese scorso, quindi questo qua è ottobre con questi colori molto autunnali. Scusate la voce, ma a proposito di autunno iniziano i primi raffreddorini, i primi sintomi influenzali, quindi oggi purtroppo dovrete accontentarvi di una voce un po' così. Volevo aspettare che stessi un po' meglio, però ho preferito farvi il video il prima possibile per essere giusti sulla tabella di marcia e quindi ho detto vabbè, meglio una voce un po' così che essere in ritardo. Allora, tanto la coperta diventa sempre più grande e sempre più difficile da maneggiare, eh, però adesso che inizia il primo freddino è anche bello lavorarci, che ce la si mette addosso intanto che si lavora ed è molto, molto azzeccata. Per il mese di ottobre utilizzeremo questa colorazione del sempre Woolbian Moonlight Batik nella colorazione 500, scusate, 5000 e è una colorazione sul grigio, magari metto un pochino più a fuoco, oggi non c'è tanta luce, oggi è proprio una giornata del cavolo, ma vabbè. Quindi sfumature del grigio che mi ricordavano appunto le prime nebbie che iniziano ad esserci adesso a ottobre, ma con una puntina, adesso con la luce magari non si vede non si vede bene, ma c'è una puntina di azzurro che dà un leggero effetto denim, secondo me molto particolare. Il punto, io ho già iniziato a fare il mio giro di maglia bassa preparatoria al punto, quindi ho fatto semplicemente una riga di maglia bassa e adesso vediamo insieme il punto di questo mese che è molto semplice. Allora, parto sempre quindi con la mia catenella, giro il lavoro e parto con le mie 3 maglie basse. Una, 2 e 3 e ho preparato il lavoro. A questo punto faccio 2 catenelle, salto 2 punti di base, nella terza entro 2 maglie basse. Nelle 2 maglie successive, di nuovo 2 catenelle, salto 2 punti di base, nella terza maglia bassa, in quella successiva maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle, salto 2 punti di base, 2 maglie basse nelle 2 maglie basse successive. Molto semplice, continuiamo così per tutta la prima riga. Sono arrivata alla fine, nonostante abbia già fatto le mie 2 maglie basse dove dovrei fare le 2 catenelle e saltare. In questo caso lavoro comunque le ultime 3 maglie basse normali. Possono essere 3, possono essere 2, dipende un po' anche dalle catenelle che avete imbastito. L'unica cosa è che almeno se iniziamo e finiamo con un set di punti regolari abbiamo sempre, vedete, un bordo regolare. Catenella, giro, faccio le mie 3 maglie basse di settaggio, diciamo, più, ok, no, scusate, le rifaccio perché mi sa che ho contato male. Allora, catenella che vale come 1, 2, 3. Adesso ho le 2 maglie basse che invece fanno parte del punto, quindi le 3 sono di settaggio, queste qua fanno parte del punto. Faccio 2 catenelle, le salto e nello spazio di 2 catenelle della riga precedente entro e faccio 2 maglie basse. 2 catenelle, salto le 2 maglie basse della riga precedente, mi sposto direttamente nello spazio da 2 catenelle successivo, 2 maglie basse, quindi i punti sono esattamente quelli della riga precedente ma alternati, quindi dove prima avevo fatto le catenelle vado a fare le maglie basse e le maglie basse della riga precedente le salto
con le 2 catenelle e procedo in questo modo. Questo è semplicemente molto semplice come punto, ma secondo me stava bene con l'idea della colorazione del mese, del fatto che appunto c'è questo inizio di nebbiolina, e il punto adesso vedremo pian piano quando andrà a svilupparsi. Questo mese, essendo che non sono in ritardo, riesco a farvi l'aggiornamento di metà mese e vedrete che sviluppandosi farà proprio questo effetto vedo non vedo, proprio che richiama la nebbia, quindi secondo me è perfetto con il concetto di questo mese, ecco. Come sempre vi ringrazio per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like e fatemi sapere come sta procedendo la vostra coperta annuale. E vi ricordo anche che questo qua è un progetto nato per il 2024, ma chi magari lo scopre adesso ovviamente è replicabile tutti gli anni, o anche come semplice progetto di una coperta, non è che deve essere per forza legato, ecco. Chi invece ha seguito fin dall'inizio è sicuramente anche bello scoprire mese per mese i colori, i punti e vedere lo sviluppo del progetto insieme ai mesi dell'anno. Come sempre, grazie e a presto, ciao!